Dal Vangelo secondo Matteo. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Buona domenica, sorelle e fratelli. Tutti noi abbiamo letto un libro appassionante e quando arriviamo alla fine la storia è conclusa. Il brano evangelico di oggi ci presenta l'ultima pagina del Vangelo secondo Matteo e dalla conclusione di una storia che ha avuto momenti lieti e momenti drammatici. Il racconto della storia di un uomo, Gesù di Nazareth, che è vissuto fino a 34 anni là a Nazareth, poi ha cambiato residenza, è andato ad abitare a Cafarno, proprio lungo la costa di quel mare che voi vedete sullo sfondo. È una foto presa dal Monte delle Beatitudini e Cafarno si trova proprio sulla riva di questo lago di Galilea. Ha passato 3 anni lì. Poi la conclusione drammatica della sua vita a Gerusalemme e poi per i credenti non si è conclusa così la storia perché c'è stato l'intervento di Dio e la risurrezione. Conclusa quindi la storia di questo personaggio e ci chiediamo: ma è concluso tutto? La risposta ci viene proprio da questo brano evangelico. Non è una conclusione, è un inizio. L'ascensione che noi celebriamo oggi, l'ingresso di Gesù nel mondo di Dio, nella casa del Padre, non ha segnato la fine di tutto, ma è l'inizio. È stato l'inizio di un mondo completamente nuovo, un mondo secondo il disegno di Dio, un mondo che, come vedremo, adesso è affidato a una comunità, a un gruppo di discepoli. Inizia il brano evangelico dicendo che gli 11 discepoli si sono recati in Galilea sul monte dove Gesù aveva ordinato loro. Non dice su un monte, sul monte. E il monte a cui fa riferimento è il Monte delle Beatitudini, che non è un monte materiale. È il monte dove si assimila il pensiero di Dio e sull'uomo, sulla società, sul mondo. La Galilea è stato il luogo del primo incontro di Gesù con un gruppo di discepoli ed è stato il luogo del ministero di Gesù. Tutta la vita pubblica si svolge attorno a questo lago di Galilea. È il luogo quindi del Gesù storico, quell'uomo concreto che ha camminato lungo le strade della Palestina. Ecco, questo gruppo adesso parte da questo monte. Sembrava la conclusione di tutto, invece è la ripartenza, la partenza di chi adesso? Di un gruppo di 11. Ne manca uno. Manca Giuda. E noi pensiamo Giuda manca perché si è tolto la vita. Gli Atti degli Apostoli raccontano la fine di questo personaggio misterioso in un modo diverso. Dicono che ha comperato un campo. È meglio lasciare nel mistero questa figura, invece è chiaro il significato simbolico che ha assunto nella catechesi della Chiesa primitiva, è l'immagine dell'antidiscepolo, di chi non si è lasciato cambiare il cuore, di chi non ha voluto salire sul monte delle Beatitudini.
ha fatto un'altra scelta. E chi non sale su questo monte delle beatitudini non vede il risorto, non fa questa esperienza. Ecco, Giuda è proprio l'immagine di chi si è allontanato, ha preferito il mondo antico, il mondo vecchio, il mondo che si ripiega sui beni di questo mondo, sul denaro, sul comprare, sull'avere, sul negoziare. Si è allontanato dal monte delle beatitudini. Invece c'è un gruppo di 11, è un gruppo ferito, un gruppo che, come vedremo, è ancora pieno di dubbi, di incertezze. Quindi questo inizio, questa partenza per la costruzione del mondo nuovo al quale il risorto ha dato inizio, è un gruppo di persone molto fragili. Sono persone che sono fuggite, c'è anche uno che ha rinnegato il maestro e hanno commesso degli errori e nonostante queste fragilità e queste debolezze il gruppo si raccoglie sul monte, quel monte che Gesù ha indicato, e vistolo lo adorarono. Qui c'è il verbo greco che indica una visione che non è con gli occhi materiali, è la visione di chi riesce a cogliere il destino di colui che ha donato la vita per amore. E questo è possibile, questa visione, solo a coloro che hanno accolto le beatitudini del Maestro, coloro che salgono su questo monte. A volte noi pensiamo, bisognerebbe prima che ci desse le prove che è andato a finire nel mondo di Dio, poi noi scegliamo le sue beatitudini. In realtà la proposta di Gesù è il rovescio: sali su questo monte, poi capirai che il destino di coloro che accolgono le beatitudini proposte dal Maestro, il destino è la vita piena in Dio, come è accaduto per Gesù di Nazaret. Lo adorano. Adorare vuol dire riconoscere la presenza di Dio in Gesù. Accettano quindi il volto di Dio che è stato riprodotto in Gesù. Un Dio che dona tutto se stesso per amore. Non è un Dio dei filosofi, il Dio pagano, è il Dio che è amore e soltanto amore. È stato riflesso così sul volto di Gesù di Nazaret. E poi viene un dettaglio che forse ci sorprende. Alcuni che dubitano. La Chiesa è sempre colta dal dubbio, dalla paura. E i dubbi vanno d'accordo con la fede, non vanno evitati. Non ci sarà mai l'evidenza nella fede. Nella dinamica dell'amore non c'è l'evidenza che è data dalla razionalità, c'è la ragionevolezza. E dubbio e adorazione qui coesistono nel discepolo. È l'immagine della nostra condizione e a Gesù non fanno paura i nostri dubbi, che sono inevitabili. Non possiamo avere l'evidenza della risurrezione di Cristo. No, abbiamo la ragionevolezza sulla proposta che Cristo ci ha fatto con la sua vita. E difatti vediamo che Gesù non rimprovera i discepoli per i loro dubbi, non ha paura, non si preoccupa, sono naturali questi dubbi, preoccupano semmai le certezze che poi sfociano sempre in fanatismi, voler imporre agli altri le nostre convinzioni, e quando uno aggredisce vuol dire che non ne è convinto. Il dubbio nasce proprio dalla proposta fatta da Gesù, fatta su quel monte, quella beatitudine di farsi poveri, di donare tutto, di non trattenere nulla per sé. Fa venire il dubbio questa proposta. Perché? Perché ci chiediamo, ma non sarà una perdita, non perderò tutto, e non sarà tutto un sogno quello che Gesù propone, un'illusione.
E questo tarlo dello scetticismo noi ce lo portiamo dentro, ma non preoccupa Gesù. Noi vediamo che Gesù non rimprovera i discepoli perché hanno questi dubbi. Mettiamo il cuore in pace. Rimarranno sempre dentro di noi e dobbiamo guardarli con serenità queste incertezze, perché non avremo mai l'evidenza tangibile che la proposta del Maestro è quella giusta. Noi la accettiamo nella fede e quando l'abbiamo accettata ci accorgiamo che la vita è riuscita secondo la sua proposta. Ed è per questo che la fede va alimentata ogni giorno. Se ci si allontana da questo monte, si ripiega sul verificabile e su ciò che è tangibile, sui beni, su queste realtà. Si comincia a credere solo a ciò che si tocca, a ciò che si sperimenta, alle realtà materiali di questo mondo. Va alimentata costantemente questa fede, come l'innamoramento fra lo sposo e la sposa va sempre alimentato, altrimenti entra la stanchezza, la routine e si affievolisce l'amore. Anche la nostra fede si affievolisce se noi non la alimentiamo con il rapporto costante con il Maestro, con la sua parola. Gesù si avvicina, il risorto si avvicina. Noi con l'ascensione pensiamo che Gesù si sia allontanato. Invece il brano evangelico ci dice che Gesù si avvicina ai discepoli, a questi 11 fragili, deboli, perché è a loro che Gesù ha affidato la costruzione del mondo nuovo e parla loro. Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Di quale potere si tratta? Noi ricordiamo che il maligno, quando Gesù inizia la sua vita pubblica, gli ha proposto di conquistare tutti i regni del mondo. Seguendo la sua logica, Gesù poteva conquistare i regni del mondo, diventare grande, avere successo. E questo potere Gesù l'ha rifiutato. Di che potere si tratta? Mi è stato dato un potere solo, ogni potere in cielo e sulla terra, è il potere di Dio, e il potere di Dio non è il dominio, è il potere di salvare, di donare la vita. E Gesù ce l'ha in pienezza questo potere, dell'unico potere che ha. Quello che noi consideriamo potere, cioè dominare sugli altri, è solo incapacità di amare, incapacità di sollevarsi da un livello preumano per entrare nel vero umano, che è la vita divina che ci è stata data. Questo è ciò che caratterizza l'uomo. E Gesù, l'unico potere che dà ai suoi discepoli, l'unica autorità, exousia in greco, la dà per scacciare i demoni e per guarire tutte le malattie. Dice Gesù, andando, camminando. La conclusione del Vangelo di Matteo è una partenza. Il fatto che si sia conclusa la vita di Gesù non è la conclusione, è l'inizio. Direi che i capitoli precedenti all'ultimo del Vangelo di Matteo è solo la preparazione per questo inizio. Adesso comincia la costruzione del mondo che è iniziato con la Pasqua. Non c'è quindi da guardare indietro, ma da guardare avanti a questa avventura che è affidata a questi 11, gente fragile, come abbiamo visto. Se non si è disposti a partire, a costruire questo mondo nuovo, noi non apparteniamo, non abbiamo dato una vera adesione al risorto. E bisogna mettersi in movimento, staccarsi dalle convinzioni che si avevano, da tutto ciò che ci impedisce di seguire la proposta che il Maestro ci ha fatto. E il compito è quello di fare discepoli, tutti i popoli. Fare discepoli vuol dire renderli ascoltatori
e accoglitori di questa proposta delle beatitudini, e tutti i popoli sono chiamati a questo ascolto, e questa per la mentalità ebraica è un qualcosa di inaudito. Pensavano che era una salvezza riservata solo al popolo di Israele. No, il popolo di Israele era colui che avrebbe poi dovuto portare la luce nel mondo, non ripiegarsi su se stesso. Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Stiamo attenti, non si tratta dell'incombenza di amministrare il rito liturgico del battesimo. Battezzare significa immergere nell'acqua. Questo è battizze in greco, un'immersione. E qui bisogna immergere nella vita divina, nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Il compito che è affidato a questi 11, e noi siamo i continuatori di questo primo gruppo, con tutte le nostre fragilità, che non sono diverse da quelle che avevano questi primi discepoli. Il nostro compito è quello di immergere tutti gli uomini, a qualunque popolo appartengano, immergerli in questa vita, che è la vita di Dio, la vita dell'amore. Questo è il mondo nuovo. E l'incarico quindi è affidato a ogni credente. Dice Gesù, il risorto, insegnando a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E ciò che Gesù ci ha comandato, siamo su questo monte, sono la sua proposta di volto di Dio e di uomo conforme alle beatitudini. E la conclusione è commovente. Io sono con voi tutti i giorni, fino al compimento dell'età presente. L'ascensione non è un allontanamento del risorto. Il risorto non è andato lontano in un mondo completamente distante da noi. No, è con noi, anche se i nostri sensi non lo possono più verificare. Però ora c'è più vicino che non quando era soggetto ai limiti della condizione umana. Prima, quando era a Gerusalemme, non era a Nazaret o non era a Cafarnao. Oggi è accanto a ognuno di noi, perché tutti i limiti della nostra condizione umana adesso sono caduti, quindi non è un allontanarsi, ma un essere molto più vicino a noi, ci accompagna in ogni momento in questa costruzione di un mondo inserito nella vita della Trinità, nella vita dell'amore. E la Chiesa esiste proprio per questo, per rendere presente la persona del risorto, la persona del beato. Lui ha realizzato in pienezza l'uomo beato, noi dobbiamo rendere presente nel mondo, con la pratica, con l'accoglienza delle beatitudini, il risorto, il beato. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.